Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda metà di giugno 2024. C'è un po' di indecisione, amici della bilancia. Ok. La forza, molto bene, è una carta di apertura del cuore, è una carta che parla di coraggio, è una carta che parla anche di forza di volontà o forza morale. È molto collegata, perlomeno io la sento collegata con il terzo chakra perché è anche una carta che parla di potere personale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni per l'estate e per il 2024 e il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono previsioni generiche, ragazzi, possono riguardare la famiglia, il lavoro, piuttosto che situazioni spirituali. Io vi dico com'è l'andamento energetico più importante e poi vi do come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Se volete vedere nello specifico single, relazioni di coppia, ufficiali e non, piuttosto che il lavoro, insomma, è tutto nella sezione dei video, lo trovate scorrendo semplicemente in basso col dito. Allora, abbiamo il mago, che è una bellissima carta, una carta di partenza, è una carta di nuovi inizi. È una carta anche che è molto collegata con la legge di attrazione, ragazzi, quindi può anche essere che qualcuno abbia iniziato qualche percorso, o stia iniziando qualche percorso volontariamente. Abbiamo anche un re di pentacoli. Il re di pentacoli potrebbe rappresentare la vostra energia. 6 di spade, asso di coppe, re di bastoni. Di nuovo l'asso di coppe mi rimanda un po' alla carta della forza con questa apertura di cuore, diciamo. 4 di coppe e 5 di coppe. Sì, ho come la sensazione che qualche cosa potrebbe iniziare perché voi volete, perché il mago è una carta di azione. Adesso andiamo a vedere poi queste due figure, ma se voi vi identificate con questo re di pentacoli, potrebbe essere la stessa energia che cambia o potrebbero essere due personaggi diversi. Adesso andiamo a vederlo con i mini tarocchi. Ehm, C'è come sì, la necessità di trovare un'azione feconda, come questa sensazione. Andiamo a vedere il mago. Un altro mago, 8 di bastoni e un altro mago. Ragazzi, io sento questo inizio forte, qualcuno l'ha già vissuto, qualcuno lo vivrà verso metà giugno. Però con questo 8 di bastoni potrebbe essere una vostra comunicazione di inizio di azione oppure un qualche tipo di comunicazione che dà il passo a questo nuovo ciclo che inizia il mago. Andiamo a vedere il re di denari. 7 di bastoni. Mm. 3 di spade, 5 di spade. E diavolo.
una questione di potere, potere personale, secondo me. Qui qualcuno dovrà difendere la propria posizione. Andiamo a vedere il 6 di spade. Regina di denari. E regina di coppe. Allora vi dirò, potrebbe essere una situazione legata a un familiare, e qui parlo o di un genitore, o se avete, diciamo, una certa età, dai 45-50 in su, si potrebbe parlare anche di un fratello, eh? Andiamo a vedere l'asso di coppe. Quattro di spade e 7 di pentacoli. Ragazzi, c'è come un qualche cosa che vi mette in stand-by qui. Perché qui arriva questo nuovo inizio, questa notizia, questa potrebbe anche essere una persona, vi dirò. E qui abbiamo questa necessità di prendere in mano la situazione, di difendere la propria posizione probabilmente. Però tenete presente che con queste carte qui ci possono essere delle discussioni che lasciano l'amaro in bocca, ragazzi, e sono giochi di potere, lotte di potere. Ho ragione io, hai ragione tu, si fa così, questo così è sbagliato, così è giusto, cose di questo genere. Qui c'è bisogno come di guarire un pochettino, no? 4 di spade è una di quelle carte che parla di prendersi un periodo, perché c'è bisogno proprio di curare, di guarire la parte psicologica, ma anche la parte emotiva. Qui sento tanto la psiche che è contaminata, che per qualcuno si potrebbe proprio parlare di manipolazione, ve lo dico. Andiamo a vedere il re di bastoni. Sacerdotessa e 9 di coppe. Allora, questa sacerdotessa, ragazzi, potrebbe rappresentare una guida, e per guida intendo una persona, un libro, un videocorso, quello che vibra con voi, che potrebbe aiutarvi a vedere le cose da un altro punto di vista. Quando c'è la sacerdotessa si parla sempre di oltrepassare i dubbi. E infatti qui abbiamo un 9 di coppe, che è una carta di qualcuno che è completamente appagato, che ha raggiunto i suoi obiettivi, ha la tavola imbandita, insomma. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 5 di pentacoli e asso di spade. Ragazzi, ho come l'idea che ci sarà una delusione. Guardate, qui abbiamo due carte che mi parlano proprio di delusione. Potrebbe proprio essere inerente la comunicazione che vi arriva, potrebbe essere legato a quest'ora di pentacoli, dipende se vi identificate o meno con lui. Ripeto, il fatto che sia un re e non una regina non ha niente a che vedere con il sesso di appartenenza, ok? Però qui c'è come una verità che viene alla luce, e qui si vede come un'occasione persa. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 3 di coppe e fante di bastoni. Allora ragazzi, devo dire che qui abbiamo sinceramente questa
terza settimana di giugno, ehm, dove sarà necessario, come vi posso dire, mettere qualche paletto in più, ma proprio a livello mentale, non vi fate coinvolgere, non vi fate ehm, fuorviare, non vi fate incantare, mi verrebbe da dire, da qualcuno, perché qui sento che è come se potreste perdere un'occasione. Guardate, per qualcuno si tratta di, ok, arriva questa opportunità, sembra un'opportunità allettante, ma non so, non mi è tanto chiaro, magari mi sentirei troppo costretto o costretta in questo tipo di iniziativa. Avrei forse voglia di essere più indipendente, mi viene da dire, di essere io a gestire anche un pochettino di più i giochi. E qui con questo asso di coppe, il 4 di spade e il 7 di pentacoli, sento che c'è bisogno come di dare un balsamo al cuore. E qui potrebbe arrivare proprio la persona che potrebbe essere il re di bastoni, ragazzi, che comunque vi aiuta a, da un lato, vedere il bicchiere mezzo pieno, dall'altro vi aiuta come a rendervi conto del fatto che siete già appagati, pieni, così come siete. Sì, probabilmente ci sarà un po' di rammarico per questo inizio, per questa situazione che secondo me potrebbe farvi venire qualche grattacapo, ragazzi, io ve lo dico. Qui c'è anche un asso di spade, datemi un'altra carta per l'asso di spade, ma potrebbe proprio essere che una verità viene a galla. Una verità non necessariamente nel senso che gli altri ve l'abbiano tenuta nascosta, ma potrebbe anche essere semplicemente una presa di consapevolezza del ok, con questa offerta non vado da nessuna parte. Diciamo che non... mm, mm. Ehm, datemi una carta per il 3 di coppe, perché non mi è chiaro. Asso di pentacoli, una carta per il fante di bastoni, adesso lo recupero, l'asso mi è caduto. 2 di pentacoli. Quello che non mi è chiaro, perché qua c'è sempre un nuovo inizio, qui c'è una carta di qualcuno che è solitario, qui c'è una carta di gruppo, qui c'è una carta... È come se, sì, vi renderete conto, però ci fosse come una sorta di indecisione ancora per capire se effettivamente vale la pena iniziare qualche cosa oppure, cioè qualche cosa con un gruppo oppure no. Se fosse una situazione di relazione a tre, ragazzi, potrebbe iniziare, potrebbe essere dolorosa, vi dico. E qui ci può essere come un, ok, la situazione è questa, sta a me decidere se accettare questa situazione a tre oppure se stare da solo, da sola. La cosa interessante è che il 5 di coppe è girato al contrario. Qua ho tutte carte che mi parlano di nuovi inizi, di festeggiamenti, di entusiasmo. Quindi è per quello che sento che effettivamente non vi manca niente. È più l'idea, come se qualcuno vi mettesse in testa l'idea che avete bisogno di quel qualche cosa e fate fatica a raggiungere quel qualche cosa, poi a un certo punto arriva una persona che dice guarda che tu di quel qualche cosa non hai bisogno. E già, è vero, mi sono reso conto, ok, lo posso lasciare andare, non è un mio bisogno necessario, non è un mio bisogno primario. Andiamo a vedere con Osho che cosa hanno da consigliarvi. Maturità, questo è un 9 di pentacoli, ragazzi, e io per certi versi lo sento l'arcano minore dell'eremita perché parla proprio di indipendenza, di qualcuno che è single, di qualcuno che pensa con la propria testa. Allora, qui abbiamo maturità e gravame. Il gravame è un 6 di spade, come se ci fosse la necessità, sono uscite così, questa carta qua vi dice che i tempi sono maturi per,
mi viene da dire lasciare indietro il passato, lasciare indietro certe aspettative o meglio detto le aspettative degli altri. Se ci fate caso qui c'è una persona che si carica sulle spalle un nobile, che si carica sulla testa un gallo, quindi si sta dietro o si pone troppa attenzione su quello che vogliono gli altri. Qui invece il punto, o su quello che, perché ho come la sensazione che qualcuno qui vi abbindoli un pochettino. Quindi fate attenzione. Ok ragazzi, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo per concludere la lettura. Ok, ne sono usciti 2. Ok, allora, qui in effetti abbiamo un 1, fatemi vedere se abbiamo un 1 qui, un asso qui. Carta numero 33, guardate che bellissima immagine, e parla di riti di passaggio, come se ci fosse un qualche tipo di sfida che dovrete affrontare, che è una sfida, diciamo così, obbligatoria per la vostra evoluzione, per ragionare con la vostra testa, per rendervi conto di qual è la vostra verità. E poi abbiamo, carta numero 7, porta divina. Questa carta parla di aprire letteralmente una porta con il divino, con il nostro sé superiore, con i nostri avi, come per cercare un consiglio. E qui avete anche la sacerdotessa, che è proprio una carta di canalizzazione. Bellissima lettura, amici della bilancia. Fatemi sapere se vi è stata di ispirazione. Potete comunque scrivermi un commento per condividere i vostri punti di vista. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una donazione. E ringrazio tutti quelli che lo fanno. E se volete invece iniziare un percorso di crescita con me potete fissare un appuntamento tramite mail oppure potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!